Sì, in effetti anche perché secondo la loro visione teologica il ritorno degli ebrei in Israele è un preludio alla fine dei tempi, lo dicevamo prima nell'Apocalisse. Buongiorno a tutti, oggi Elisabetta entriamo subito in medias res, che ne dici? Benissimo. Facciamo così. Allora leggiamo il Salmo 140, una parte del Salmo 144. Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato fedele e mia fortezza, mio sicuro rifugio e mia liberazione, mio scudo sotto il quale mi rifugio. Signore, piega i tuoi cieli e scendi, tocca i monti ed essi emetteranno fumo, manda fulmini e disperdili, invia le tue saette e sconvolgili. Stendi le tue mani dall'alto, salvami e liberami dalle acque profonde, dalle mani di gente straniera, la cui bocca parla con menzogna e la cui destra è piena di falsità. O Dio, ti canterò un canto nuovo a te che liberi Davide, tuo servo, dalla spada iniqua. Salvami e liberami dalla mano di gente straniera, la cui bocca parla con menzogna e la cui destra è piena di falsità. Ecco, io da tempo vado dicendo che i salmi non sono delle soavi preghiere che un popolo fedele rivolge al suo Dio di amore, ma sono dei canti di guerra che un popolo guerriero, un popolo conquistatore, un popolo che vuole appropriarsi di una terra che appartiene ad altri, ma una terra che il suo cosiddetto Dio gli avrebbe promesso, sono quindi canti di guerra che questo popolo rivolge a lui. Ma a questo proposito, Elisabetta, che cos'ha di così importante proprio questo salmo da dirci in questa nostra attualità che stiamo vivendo? Guarda, Mauro, direi che questa è una ulteriore conferma a quanto tu ci dici da tempo. Questo salmo è stato letto da Pete Hegseth, segretario alla difesa degli Stati Uniti, durante una conferenza stampa. Ha affermato questo nella giornata di ieri, dicendo sarà oggi il giorno di attacchi più intenso in Iran, riferendosi appunto alla guerra iniziata il 28 febbraio e tuttora in corso purtroppo. Ha anche promesso più aerei da combattimento, più bombardieri, un maggiore intervento dell'intelligence. Personaggio molto noto negli Stati Uniti, infatti è un ex militare, politico, ex conduttore televisivo presso Fox News, ha terminato la conferenza leggendo una parte del Salmo 144, versetto 1. Benedetto sia il Signore, la mia rocca che addestra le mie mani al combattimento, le mie dita alla battaglia. Egli è il mio benefattore, la mia fortezza, il mio alto riparo e il mio liberatore, il mio scudo, colui del quale mi rifugio, che mi rende soggetto il mio popolo. Amen. Quindi ha concluso con Amen, quindi con così sia. Però questo non è tutto. C'è qualcosa da leggere che appare almeno incredibile alle nostre orecchie, però è drammaticamente reale in questa nostra attualità che stiamo vivendo. Sì, nei giorni scorsi più di 30 deputati hanno scritto all'ispettore generale del Dipartimento della Difesa per denunciare il cosiddetto catechismo da crociata imposto alla truppa ai militari da alcuni comandanti. A quanto pare molti comandanti americani stanno spiegando il conflitto con Teheran in termini religiosi alle proprie truppe. In assonanza con gli ultra religiosi di Israele, spiegano infatti che gli attacchi americani e israeliani accelerano il ritorno di Gesù Cristo, perché rispondono al cosiddetto piano di Dio. In linea con l'interpretazione del governo che sta presentando pubblicamente la politica americana in Medio Oriente in termini religiosi, come se la guerra all'Iran fosse già scritta nella Bibbia, cosa che ci hai già spiegato, Mauro, non è esattamente così. Non solo questo, la Fondazione per la libertà religiosa dei militari americani cita innumerevoli analoghe denunce proprio da parte di interi reparti, tipo questa. Stamattina il nostro comandante ha aperto il rapporto sullo stato della preparazione al combattimento raccomandandoci di non farci spaventare
separare da quanto succederà al fronte. Ci ha ordinato di dire alle nostre truppe che è tutto parte del piano divino di Dio, con specifico riferimento al libro dell'Apocalisse sull'Armageddon e l'imminente ritorno di Gesù Cristo. Il gran finale, tra l'altro, è questo: il presidente Trump è stato scelto da Gesù per accendere in Iran il marchio di fuoco che provocherà Armageddon e segnerà il suo ritorno sulla terra. Armageddon normalmente viene fatto derivare da Megiddo, che è una località che si trova tra la Galilea e Samaria. È stato da sempre il punto veramente più strategico dal punto di vista militare di tutta la Palestina, perché era il passaggio obbligato sulla via del mare che dall'Egitto conduceva in Siria e in Mesopotamia. Megiddo è stato teatro nella storia di numerosissime battaglie anche molto importanti, per esempio a partire dai tempi del faraone Tutmosi III, siamo nel XV secolo a.C., poi del faraone Shishak, il quale tra l'altro è pure citato nella Bibbia, quindi abbiamo una doppia testimonianza della veridicità fondamentale della Bibbia, e tra l'altro la documentazione di questi interventi dei faraoni si trova descritta sulle pareti del tempio di Karnak, e Shishak è citato nel primo libro dei re della Bibbia. Insomma, le due scritte si corroborano l'una con l'altra. Poi ancora abbiamo il faraone Necao II, che combatte una battaglia durante la quale muore il re Giosia, che è stato il promotore della grande trasformazione religiosa in senso monoteista di Israele, e poi la battaglia combattuta dai giudici Debora e Barak contro i Cananei, e poi Megiddo è stata distrutta da Tiglat-Pileser III, siamo intorno al 730 a.C., poi è stata successivamente ricostruita, entra nel regno di Giuda, ma man mano, come dire, ha perso sempre più importanza. E Armageddon, che è citato nell'Apocalisse nel capitolo 16 al versetto 16, viene fatto normalmente risalire proprio a Megiddo, proprio perché è un luogo di grande battaglia, e la battaglia di Armageddon sarebbe la lotta tra i re del male che si riuniscono guidati da spiriti maligni per combattere contro Dio onnipotente. Poi è diventata la battaglia di Armageddon simbolo della guerra finale, simbolo della fine del mondo, cosa che assolutamente non era, anche perché a mio avviso, ovviamente, l'Apocalisse è un testo scritto in codice per le chiese cristiane nascenti di allora, quindi secondo me non avrebbe alcun riferimento ai nostri tempi. D'altra parte l'Apocalisse è stata richiamata nel corso della storia molte volte, come se in quei momenti si stesse realizzando la fine dei tempi, che come sappiamo poi non è mai avvenuta. Quindi è simbolo della guerra finale, è stata fatta diventare simbolo della fine del mondo, però in realtà il termine Armageddon potrebbe non derivare da Megiddo, ma dalla parola ebraica Armoed, che significherebbe monte della riunione, perché lì si sono riuniti i re per combattere. Quindi insomma ci sono varie possibilità di interpretazione. Stiamo quindi assistendo a una nuova guerra che sta anche prendendo le sembianze di una nuova guerra santa. I primi movimenti in questo senso sono partiti da Israele, quindi un ebreo che si trascina dietro un cristiano, quindi abbiamo Netanyahu e Trump che lo segue, e questo cristiano è cresciuto come presbiteriano che ha stretti legami con la comunità evangelica statunitense, che è stata anche cruciale per il suo sostegno politico e la sua seconda elezione. Ecco, sì, tanto per cambiare si parla di guerra santa. Guarda, mi viene immediatamente in mente la guerra santa dei Madianiti, ma la chiamo guerra santa perché in realtà sono gli stessi traduttori, quelli tradizionali della Bibbia, che la chiamano guerra santa. Penso a questa Bibbia che era distribuita con Famiglia Cristiana, quindi Bibbia per le famiglie,
dove la guerra contro i Madianiti è definita proprio guerra santa contro i Madianiti. Ora, quando noi parliamo di guerra santa, immediatamente abbiamo in mente l'Islam che combatte le guerre sante. Ecco, non illudiamoci. Insomma, la storia biblica non è stata diversa, assolutamente. Quando una guerra si rifà a Dio, diventa immediatamente una guerra santa. Quando una guerra è giustificata da Dio o giustificata nel nome di Dio o addirittura combattuta per ordine di Dio, è una guerra santa, il che è veramente una contraddizione assolutamente inaccettabile. Eppure i cristiani si rifanno a questo Dio di amore. Pensiamo al fatto che Gesù stesso viene considerato un pacifista, ma andiamo a leggere per esempio che cosa dice Gesù, per esempio nel capitolo 10, prendiamo la Bibbia di Gerusalemme, così cambiamo. Leggo sempre dalle traduzioni tradizionali, così almeno siamo assolutamente tranquilli. In Matteo capitolo 10, versetto 15, vi leggo qualche versetto prima così si capisce meglio. In qualunque città o villaggio entriate, qui lui si rivolge agli apostoli che ha mandato in Israele a predicare, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. Polvere perché era considerato che la polvere di Israele era una polvere santa, sacra, la polvere dei pagani invece era come dire una terra impura. E poi finisce dicendo, in verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra verrà trattata meno duramente di quella città. Quindi in realtà fa riferimento ad una distruzione, ad una vera e propria catastrofe nella quale Dio avrebbe esercitato il suo, chiamiamolo fra virgolette, giudizio nei confronti di pochi sodomiti, supponendo che sia vero questo, ma di Sodoma abbiamo già parlato e abbiamo già detto che non si trattava di sodomia ma di cambio di alleanze, e ne parleremo ancora per vedere l'antefatto di Sodoma, che è molto importante per capire la Bibbia. E quindi Dio in quella occasione, per punire pochi sodomiti, ha fatto uccidere uomini, donne, bambini, anziani, animali, ha sterminato la vegetazione, e la Bibbia ci dice che per 2000 anni quel territorio è rimasto totalmente incolto. E ancora poi successivamente nel capitolo 11, sempre del Vangelo di Matteo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. E poi le nomina, e quindi nomina Corazim, sto sintetizzando, nomina Betsaida, poi dice che se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo si sarebbero convertite. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi, e tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. E ricordo che la Bibbia ci dice che la terra di Sodoma per 2000 anni è rimasta non coltivabile, cioè crescevano soltanto sterpi per ciò che Dio aveva fatto a quella terra. E abbiamo parlato anche delle armi, ma torneremo a parlarne.
Quindi in realtà i cristiani si rifanno questo Dio che sarebbe un Dio di amore, ma un Dio di amore, francamente io ho difficoltà ad accettarlo nel momento in cui lo sento parlare così. E il fatto che ha dello straordinario è che negli Stati Uniti assistiamo alla crescita addirittura di cristiani, cioè di seguaci di questo presunto Dio, sionisti, il che appare veramente come una assurdità. Cristiani sionisti. Stanno crescendo, i cristiani sionisti sono principalmente evangelici e protestanti statunitensi che sostengono incondizionatamente lo Stato di Israele e promuovono il ritorno del popolo ebraico nella Terra Santa. Quindi abbiamo una fede religiosa unita a un supporto geopolitico che interpreta la creazione e l'espansione di Israele come l'adempimento delle profezie bibliche necessarie per il ritorno di Gesù. Sebbene affondi le sue origini nel millenarismo protestante del XVI-XVII secolo, il sionismo cristiano moderno si è consolidato nel XX secolo, distinguendosi per un forte appoggio politico, a volte a scapito anche di considerazioni sui diritti umani o la pace nella religione. I cristiani sionisti considerano il sostegno a Israele un imperativo divino, fornendo un forte appoggio politico ed economico a Israele stesso. Sì, in effetti anche perché secondo la loro visione teologica il ritorno degli ebrei in Israele è un preludio alla fine dei tempi, lo dicevamo prima nell'Apocalisse. Molti credono che negli ultimi giorni, quindi al compiersi delle cosiddette profezie che più volte abbiamo visto nella Bibbia sono state scritte post eventum, cioè dopo che le cose si sono verificate, un numero significativo di ebrei accetterà Gesù come Messia. Questa è la speranza di questi cristiani, quando sappiamo che c'è una netta differenza invece nel concetto di Messia. Ecco, un esempio importante di questo atteggiamento è l'ambasciata cristiana internazionale di Gerusalemme, che è operativa, mi pare, dal 1980. Ecco, a differenza del sionismo ebraico, che non è l'ebraismo, sionismo ebraico, bisogna stare ben attenti a distinguere i due aspetti. L'ebraismo è un modo di vivere, il sionismo è una vera e propria ideologia politica spesso gestita neppure da ebrei, bisogna dirlo. E a differenza di questo sionismo ebraico, il sionismo cristiano si basa su una lettura escatologica della Bibbia, spesso proprio distinta dal sionismo ebraico, che invece è essenzialmente politico, non è escatologico. È un movimento nato a fine Ottocento, come accennavi tu, con l'obiettivo di creare una patria nazionale ebraica. In estrema sintesi, il cristianesimo sionista è un fenomeno tutto sommato anche antico. Ce ne sono tracce nel protestantesimo, anche perché il protestantesimo legge la Bibbia molto di più di quanto non lo facciano i cattolici, e soprattutto nel protestantesimo integralista di 4 secoli fa. Oggi però è, lo dicevi tu, un movimento in crescita, si radica soprattutto nelle chiese evangeliche protestanti più estremiste degli Stati Uniti, gode, tanto per cambiare, di una notevole disponibilità di denaro, e devo dire che conquista un numero sempre maggiore di adepti. Tu hai parlato, Mauro, di chiese evangeliche e il termine evangelico è un termine ampio che definisce un movimento protestante focalizzato sempre sull'autorità della Bibbia, la conversione personale e la centralità della croce. Se ho ben capito, non tutti gli evangelici sono sionisti, perché come abbiamo visto prima, il gruppo dei cristiani sionisti può essere un gruppo all'interno del mondo evangelico, ma non limitato a questo. Si identifica come un gruppo che crede che il sostegno a Israele sia un imperativo biblico, spesso visto, appunto, come abbiamo già detto, come il compimento delle profezie per la fine dei tempi. Molti sionisti cristiani provengono dall'evangelismo americano, vedendo appunto il sostegno a Israele come parte cruciale, ma esistono anche correnti evangeliche
che non condividono questa visione politico-teologica. Quindi tutti i cristiani sionisti spesso sono evangelici, non tutti gli evangelici abbracciano il concetto del sionismo cristiano. Esatto. Tuttavia, questo movimento dei cristiani sionisti è oggi una forza decisamente influente negli Stati Uniti, legata spesso alla destra politica, che sostiene la stabilità e l'espansione territoriale di Stati Uniti e Israele unificata. Ecco sì, quindi a questo punto direi che proprio in base a ciò che sostiene Donald Trump, in sostanza afferma che non ha tempo da perdere, diciamo così, vuole selezionare un buon capo, cioè un capo che firmi innanzitutto la resa incondizionata. In compenso, Donald Trump sembra piuttosto quindi, come dire, intento a cambiare il regime americano addirittura, avvicinandosi a una monarchia teocratica, perché non dimentichiamo che il sistema repubblicano americano è stato creato, repubblicano sì, ma sul modello della monarchia, sul modello di una monarchia, in particolare quello da cui derivava, quello della monarchia inglese, e quindi si avvicina ad una monarchia a questo punto teocratica. Lo abbiamo visto con tutte queste citazioni, la Bibbia, la lettura dei Salmi, il continuo richiamo alla volontà di Dio, il continuo richiamo alla promessa che Dio ha fatto della terra di Israele, e quindi spesso, come dire, quasi si stacca dalla Costituzione, che dovrebbe essere una Costituzione assolutamente laica, e Donald Trump è arrivato a dire anche: rispondo alla mia moralità e al mio spirito. E quindi Trump sta sovvertendo un po' la liberal democrazia americana, e siccome siamo negli Stati Uniti, paese fondato sulla religione, chiamiamola missione trampiana, si autoproclama come facente parte di una missione celeste, cioè di un incarico divino, di una missione divina, ed è confermata dalle preghiere per questo presidente considerato quasi taumaturgo, preghiere che vengono anche recitate nello studio ovale proprio dal predicatore di giornata. Quindi stiamo assistendo, Mauro, ad una vera e propria nazionalizzazione di Gesù Cristo che cambia completamente la sua storia e acquisisce canoni apocalittici di stampo più evangelicale e ovviamente incomincia a rivelare dei gradi di assonanza tra vertici americani e vertici israeliani. Sono tutti in guerra per nostro Signore contro il diavolo Amalek. Abbiamo già letto in vari articoli stralci del rapporto con cui il Pentagono aveva sconsigliato a Trump l'attacco all'Iran. Ma gli Stati Uniti stanno anche vivendo un'epoca di contraddizioni. Trump cambia idea spesso, è stato definito come un artista della politica internazionale. Un giorno dice una cosa, l'indomani si contraddice da solo. Quindi movimenti apparentemente imprevedibili, anche se magari sotto invece c'è un piano anche ben studiato. Sì, e forse dietro c'è il fatto che Trump, come dire, esegue degli ordini e magari alle volte esprime un suo pensiero personale, a seguito del quale gli arriva un ordine che lo costringe a cambiare anche le cose che dice. Tu prima hai citato Amalek, soltanto due parole. Per chi non sapesse, Amalek per Israele è l'emblema del nemico, proprio la figura del nemico per eccellenza, perché gli Amalekiti hanno attaccato proditoriamente il popolo di Israele, e difatti poi il popolo di Israele ha ricevuto l'ordine da parte di Yahweh di sterminarli tutti. Non dimentichiamo che gli Amalekiti sono discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe, cioè fratello gemello del padre degli Israeliti, quindi erano tra loro parenti strettissimi, ma questo non ha importanza, si facevano guerra e probabilmente rispondevano a Elohim diversi, anzi, infatti Esaù rispondeva a Elohim diversi da Yahweh, e quindi ad un certo punto Yahweh ordina a Saul
di sterminare tutti gli Amalechiti, compresi donne, bambini, anziani e animali. Saul esegue solo parzialmente l'ordine, nel senso che lascia in vita animali e lascia in vita il re degli Amalechiti, e secondo Giuseppe Flavio lo lascia in vita perché era bello, e per questo Saul viene punito e perde il regno, insomma, e questo gli viene comunicato da Samuele, il quale ha a sua volta ricevuto l'informazione direttamente da Yahweh. Quale che sia l'esito bellico della crociata contro la teocrazia iraniana, non possiamo comunque dimenticare che gli Stati Uniti in generale, Trump in particolare, tende a esportare la democrazia sempre nei paesi che, per una fortuita coincidenza, sono decisamente ricchi di gas, petrolio e altre materie preziose. Dicevamo già nel video precedente dedicato a questo argomento, seguiamo il denaro e troviamo la spiegazione del tutto. Però oltre alla Bibbia, direi la propaganda diffonde proprio l'idea che Trump libera anche le donne iraniane schiacciate dal regime teocratico maschilista iraniano. Ma possibile che non ci si ricordi che anche la tanto citata Bibbia è sempre stata gestita da teologi maschilisti a partire dallo stesso Yahweh? Ricordo che per esempio Yahweh ha fatto veramente una lista del valore economico delle persone. I maschi dai 20 ai 60 anni valevano 50 sicli, le donne della stessa età valevano 30 sicli, quindi quasi la metà. Non stupiamoci o non accusiamo con troppa semplicità il sistema iraniano o il sistema arabo come se fossero gli unici, perché provengono in sostanza da una storia simile. Giudei e cristiani sono i cosiddetti popoli del libro, provengono da una cultura che aveva per le donne, insomma, non quel rispetto che tra l'altro manca ancora ora. Ancora proprio in questi giorni il nostro presidente ha parlato del tanto lavoro che c'è ancora da fare in questo senso, e quindi ho l'impressione che proprio le donne abbiano un peso nelle decisioni che Netanyahu di fatto, secondo me, impone a Trump, e almeno così mi pare di capire. Intanto riesce difficile pensare a Trump come difensore delle donne in generale. Probabilmente tu ti riferisci agli Epstein Files, dove sono recentemente riemersi documenti che erano stati insabbiati che coinvolgono Donald Trump. Abbiamo capito tutti che ha frequentato per lunghissimo tempo Epstein e Maxwell, sia lui sia la moglie Melania, che era una grande amica di Ghislaine Maxwell. Ci sono scambi amichevoli di numerosissime mail, quindi frequentazioni. Quindi è anche possibile che questi documenti siano in mano di qualcuno. Si sa ormai che Epstein e Maxwell lavoravano per il Mossad, la cosa è sempre molto triste, ma lui faceva parte dei personaggi che approfittavano di queste giovani in età adolescenziale. Potrebbe essere uno degli strumenti ovviamente di Netanyahu, che sta trascinando Trump in una guerra che addirittura è stata sconsigliata dal Ministero della Difesa americana. Quindi è difficile pensare a Trump improvvisamente paladino delle donne oppresse in Iran. Sì, certo, non ha dimostrato nel suo passato, almeno così pare, grande rispetto per le donne. Insomma, politica, religione utilizzata ad hoc, l'abbiamo ampiamente visto, sesso, inganni, ricatti, sotterfugi, ma ciò che a me interessa rilevare, come sempre, è che la Bibbia è uno dei testi più attuali che esistano ed è strettissimamente legata alla realtà per condizionarla e giustificarla. Mi viene da dire che c'è un potere che fa realizzare le cosiddette profezie e le giustifica anche utilizzando le religioni per mettere in contrasto gli uomini tra di loro e creando così il bisogno di avere un ordine che metta fine al caos. Se noi osserviamo la storia vediamo che sofferenza, disperazione, povertà,
vengono ufficialmente combattute. A voce sono tutti contro la povertà, tutti contro l'umiliazione, tutti contro la disperazione della povera gente, ma da millenni tutti questi aspetti negativi rimangono costantemente presenti, sono vivi più che mai e c'è un motivo secondo me. Sono vivi perché il potere sia laico che religioso ne ha bisogno per governare. Ne ha bisogno, perché governare persone felici è difficile. Invece la promessa di un mondo migliore mantiene la sottomissione di chi spera di vederlo realizzato. Quindi la speranza è uno strumento efficacissimo. Per intanto quindi fame, povertà, malattie diffuse aumentano, così come aumenta sempre di più la concentrazione di potere e ricchezza nelle mani di pochi, che sono quelli che promettono ai molti ciò che i molti si aspettano e danno loro credito, rimanendo così costantemente sottomessi. Però possiamo fare una cosa, formulare una speranza vera. È quasi illusorio, però diciamo mano a mano che la gente prende coscienza, e devo dire che siamo sempre di più quelli che prendono coscienza di questa realtà, sono sempre di più quelli che hanno quantomeno l'intenzione di ribellarsi, poi riuscire a farlo, riuscire a realizzare questo cambiamento è tutt'altro che facile, ma fino a che almeno rimane questa volontà e cresce questa volontà di realizzare un cambiamento in questo ordine del mondo, un cambiamento che porti veramente un po' di pace e giustizia per tutti, nonostante l'utilizzo che si fa purtroppo, ripeto, delle religioni che dovrebbero essere le prime a occuparsi dei problemi dell'umanità, beh, finché rimane questo atteggiamento, c'è sempre questa speranza che, se anche fino ad ora si è rivelata illusoria, possiamo almeno pensare che un giorno o l'altro diventi realtà. Ciao, grazie e alla prossima. A presto, ciao, ciao a tutti.